Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole volevo farvi vedere dei trucchi e dei consigli per ottimizzare la configurazione tramite interfaccia grafica. Infatti nei video precedenti abbiamo visto che le modalità di configurazione di OpenHub sono principalmente due, tramite interfaccia grafica e tramite file di testo. Abbiamo visto vantaggi e svantaggi e per quanto riguarda la parte di interfaccia grafica abbiamo visto che uno degli svantaggi è un pochino la lentezza, la macchinosità dello spostarsi tra le varie interfacce per creare gli oggetti. Questo difetto si evidenzia ancora di più quando si ha la necessità di dover fare dei caricamenti massivi di oggetti oppure di dover creare tanti oggetti molto simili tra loro ma che variano per pochissime differenze. File di testo questo caso d'uso lo trattano molto bene perché con un semplice copia e incolla noi possiamo creare tanti oggetti molto simili tra loro. Tramite interfaccia grafica invece dobbiamo comunque sempre spostarci tra le varie interfacce e inserire i dati a mano. Con qualche trucco e qualche suggerimento che vediamo oggi riusciamo ad ottimizzare un pochino questa parte di configurazione. Quindi non perdiamo più tempo, spostiamoci sul PC e andiamo a vedere insieme cosa possiamo fare. Eccoci alla schermata PC, quindi la prima cosa che possiamo provare a fare e creare una nuova Things tramite una delle scorciatoie che vi volevo far vedere. Quindi possiamo prendere spunto dalla Things che abbiamo già creato, questa qua che si chiama Tavernetta, che è una Things di tipo MQTT, e crearne una del tutto simile che però serve per comandare altre luci. Una cosa che si può fare velocemente per creare una Things copiandola quasi da una già esistente è quella di entrare nella Things che ci interessa, andare su Code, copiare tutta la parte di codice, tornare nel menu principale, creare una Things da zero, possiamo lasciare anche tutto così com'è, la creiamo, poi la andiamo a prendere, andiamo nella parte codice e lasciamo il codice che già c'è, incolliamo quello che abbiamo già copiato prima dalla Things esistente. Dobbiamo rimuovere l'UID perché l'UID viene generato direttamente da OpenHub e quindi è il suo identificativo e quello deve rimanere della Things nuova. La label la possiamo togliere, ce l'abbiamo già sotto, Things e Configuration, quindi lasciamo solo l'UID, il resto lo abbiamo preso dalla Things che abbiamo copiato. Gli cambiamo la label e lo chiamiamo luce garage ad esempio, il resto lo lasciamo tutto uguale. E poi sulla parte dei canali andiamo a cambiare le informazioni che identificano invece il nuovo canale che ci serve per pilotare la luce del garage. Quindi l'identificativo possiamo mettere luce garage anche qua, questo è l'identificativo del canale, il tipo rimane uno switch, la label luce garage, scusate l'id non può avere degli spazi. Come configuration dobbiamo andare a mettere il topic MQTT che è identico a prima. L'unica cosa è che è il primo canale del mio Sonoff 4 canali, non il terzo, e cambiamo i due topic. A questo punto se io torno su Think, vedete che trovo le informazioni aggiornate. Se vado su Channel mi trovo già il mio canale bello fatto, semplicemente andando a configurare la parte di codice. A questo punto salvo e in questo modo io mi sono creato la mia Things del tutto simile a quella che avevo già esistente e ci ho messo veramente poco. Adesso questo è un caso abbastanza semplice perché avevamo una Things con un canale, ma se avessimo una Things con 10 canali, lavorare in questo modo comunque ci permette di essere molto più rapidi piuttosto che andare tutte le volte a fare add channel e andare a configurare tutte le informazioni da interfaccia grafica. Altro esempio, facciamo in modo che questa Things controlli la luce del garage e anche un'altra luce. Semplicemente dobbiamo aggiungere un canale che avrà il topic relativo alla nuova luce che vogliamo creare. Il canale in teoria si può anche copiare direttamente di qua, però se vogliamo utilizzare l'approccio tramite codice, noi ci copiamo la definizione del canale, la incolliamo subito sotto, gli cambiamo il nome, quindi qua possiamo mettere luce lavanderia, gli cambiamo quelle poche informazioni che ci servono per identificare il canale e soprattutto gli cambiamo il topic.
In questo caso è la seconda uscita, se non sbaglio, la lavanderia. Comunque poco importa questo. Se torno su Channel mi trovo il mio secondo canale creato. A questo punto salvo, esco e rientro giusto per verificare che effettivamente sia tutto a posto e ho i due canali. Ovviamente non sono agganciati a nulla perché non ho ancora creato gli item e non ho creato i link. Come si vede comunque è stato molto rapido sia la duplicazione, chiamiamola così, di una thing, che la duplicazione anche di un canale. In maniera molto rapida, facendo il copia e incolla di un po' di testo e facendo le opportune modifiche, siamo riusciti a creare in pochissimo tempo ulteriori oggetti. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. A questo punto ci spostiamo nella creazione degli item in modo tale che riusciamo ad agganciare gli item a questi due canali. La prima cosa che dobbiamo fare per agganciare un item a un canale, oltre ovviamente a creare l'item, è quello di copiare l'identificativo del canale. Quindi io prendo il mio channel UID, me lo copio e me lo incollo in un notepad e faccio la stessa cosa anche per il secondo canale e me li tengo qua. Poi vado su items. In teoria per creare un item ex novo dovrei fare il più e andare a inserire le informazioni qua che mi vengono richieste, come abbiamo visto nel video precedente. Però quando clicco su più ho anche la scelta Add Items from Textual Definition. Questo bottone mi apre una schermata in cui mi permette di scrivere il mio item con la sintassi del file di testo e poterlo definire come se invece l'avessi creato tramite interfaccia grafica. Quindi senza la presenza del lucchetto che come sappiamo per gli oggetti creati da file di testo non ne permette la modifica. Questa stessa schermata si può anche andare a trovare da strumenti per sviluppatori, Add Items from Textual Definition. A questo punto io qua posso creare i miei due item che vanno a linkarsi ai due canali che abbiamo visto prima direttamente scrivendo la sintassi del file di testo. Quindi prima dobbiamo mettere il tipo di oggetto, poi dobbiamo mettere il nome che vogliamo dare, quindi luce garage, poi gli mettiamo la label. Vedete che man mano che popolo la mia stringa sotto mi viene identificato che cosa sto facendo, quindi qua mettiamo la label che vogliamo che appaia e la chiamiamo luce garage. Poi ho l'icona, questa parte qua sotto è comoda per chi non ricorda a memoria la sintassi. L'icona va messa tra minore e maggiori, qua ci mettiamo light, vedete che l'ha riconosciuta. Lasciamo perdere i gruppi di cui non abbiamo ancora parlato, i tags di cui non abbiamo parlato. La cosa importante sono i links, cioè dobbiamo definire qua che questo item va collegato al canale del luce garage che abbiamo visto prima. Quindi la configurazione del link si fa tramite parentesi graffa, si scrive channel, qua dobbiamo andare a incollare la definizione, l'identificativo del canale che vogliamo collegare a questo item. Quindi io torno sul notepad, mi copio l'identificativo del canale luce garage, lo metto tra doppi apici ed ecco che me lo ha riconosciuto. A questo punto devo aggiungere il secondo item. Il secondo item è totalmente identico a questo, anche se vabbè, è molto semplice, quindi si fa prima anche a riscriverlo a mano, però fosse un pochino più complesso, basterà semplicemente copiare e incollare la definizione che ho fatto del mio primo item e cambiare quelle poche parti che sono differenti. Luce lavanderia, cambiamo la label e ovviamente andiamo a cambiare il canale. Copio e lo incollo qua. In questo modo ho creato due item e li ho collegati direttamente ai due canali. Capite che se uno dovesse creare 10-20 oggetti del tutto simili, facendo queste operazioni, andando poi a modificare semplicemente le differenze tra i vari item, si farebbe molto più in fretta che dover muoversi tra le interfacce grafiche. A questo punto facciamo add,
lui non mi ha dato errore, quindi gli item li dovrebbe aver creati e li dovrebbe aver anche collegati al canale. Quindi andiamo direttamente a vedere sulla theme, dentro la mia luce garage, che vabbè adesso il nome non è proprio dei migliori, qua la chiamiamo luci semi-interrato, così ha più senso. Se guardo i canali vedete che già mi appare l'1, vuol dire che c'è un item collegato. Quindi è stato relativamente semplice e veloce creare queste things e questi item direttamente da interfaccia grafica, ma tramite diciamo la sintassi del file di testo. Per molti di queste tipologie di oggetti è possibile effettuare queste scorciatoie, come ad esempio anche per le pagine. Qui non salviamo, tanto non abbiamo modificato niente. Ad esempio la sitemap, questa è una sitemap creata da interfaccia grafica, quindi non è stata fatta su file come di solito io faccio, però anche qui abbiamo la possibilità di sfruttare il tab code per creare una nuova sitemap identica, facendo il solito copia, aggiungi sitemap, gli lascio la definizione dell'id che ha creato e il nome, e questo lo chiamiamo copia test UI. Se vado su design mi ritrovo gli stessi oggetti che avevo in quella che ho copiato. Ovviamente posso duplicare anche il singolo oggetto, quindi posso anche aggiungere il mio item che ho creato prima, item uguale, ovviamente bisogna ricordarsi a memoria gli id. Luce garage era l'item, la label possiamo lasciare perdere. Vediamo un po' se nel design, ecco che me l'ha creato. Quindi anche in questo caso si può sfruttare il code se non si vuole creare la sitemap su file di testo ma da interfaccia grafica. Direi che con questi trucchetti anche la configurazione tramite interfaccia grafica può risultare un pochino più rapida e veloce, soprattutto in questi casi d'uso in cui c'è bisogno di creare tante cose molto simili tra di loro. Con il vantaggio che poi appunto gli oggetti vengono creati come se fossero stati creati da interfaccia grafica e quindi sono poi gestibili totalmente da interfaccia grafica, cosa che non è vera per gli oggetti creati direttamente su file di testo. Ok, detto questo possiamo fermarci qua. Abbiamo visto appunto qualche trucchetto per rendere un pochino più veloce questo tipo di configurazione. Ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto del video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!